Salve a tutte, salve a tutti. Io sono Maurizio Gentile, sono uno degli autori del percorso formativo dedicato alla valutazione formativa e all'apprendimento nei percorsi duali. Vi do il benvenuto in questo video, che tratterà in particolare, di un confronto tra il dossier individuale adottato a livello nazionale con il decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 e le integrazioni al dossier che sono state pensate e poi implementate nel contesto della formazione e dell'istruzione della formazione professionale trentino, in particolare dal servizio formazione della provincia autonoma di Trento. I contenuti di questo video saranno così articolati: presenterò la struttura e i propositi del dossier individuale che attesta, certifica, documenta in termini valutativi il percorso di apprendistato nel sistema duale. Poi presenterò le parti relative alla valutazione degli apprendimenti con relativi esempi e poi successivamente presenterò le integrazioni al dossier individuale adottata nel contesto della provincia autonoma di Trento. Infine concluderò questo video con 2 punti di attenzione. Il primo riguarda il concetto di evidenza e di strumenti di valutazione, il secondo riguarda invece il concetto di corrispondenza tra competenze, quindi risultati di apprendimento da acquisire all'interno del percorso, e le evidenze che ne documentano l'acquisizione. Come voi ben sapete, a livello nazionale nel 2015, grazie all'adozione di un decreto interministeriale, sono stati introdotti gli standard e i criteri realizzativi dell'apprendistato. In particolare, è stato sviluppato uno strumento definito dossier individuale che attesta il percorso duale. Lo strumento è articolato in 3 parti: una sezione A relativa alla documentazione generale dell'apprendista, una sezione B, quella più specificamente collegata al tema della valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, ivi compresi i comportamenti, e una sezione C di attestazioni, validazione del percorso. Quali sono i propositi del dossier individuale? Innanzitutto, lo scopo principale è quello di valutare le competenze previste dal titolo di studio. Quindi, se è un operatore elettrico, valuteremo le competenze di un operatore elettrico; se è un operatore nel settore della viticoltura, valuteremo le competenze relativamente agli apprendimenti e in questo settore; se è un operatore meccanico, valuteremo le competenze relativamente al settore meccanico. Quando noi parliamo di valutazione delle competenze, non possiamo non fare riferimento a dei livelli raggiunti durante il percorso e per mezzo del percorso, e il dossier individuale a livello nazionale prevede 2 periodi: un periodo intermedio di valutazione e un periodo finale. Come si fa questa valutazione? Si fa con specifici strumenti, quindi si può fare con modalità di accertamento specifiche, con scale di valutazione graduate secondo i livelli a cui noi vogliamo guardare. Si può fare attraverso strumenti molto più sofisticati su base riflessiva, come i diari di lavoro, i portfoli, sia cartacei che digitale, e la cosiddetta documentazione a corredo integrativa, che inserisce elementi di qualità nel dossier individuale da inserire nella sezione B. Alla valutazione copartecipa il tutor aziendale, quindi l'azienda e l'istituzione formativa. Quindi il tutor esprime una valutazione che poi viene acquisita dall'istituzione formativa e la esprime su 2 ambiti: gli apprendimenti, i risultati di apprendimento, quindi le competenze. Noi, quando in questo percorso parliamo di risultati di apprendimento, parliamo di competenze, e relativamente ai comportamenti. Il nostro focus è sugli apprendimenti, quindi risultati di apprendimento, le competenze. Il dossier individuale adottato con il decreto ministeriale del 12 ottobre prevede 3 sezioni. Facciamo un focus breve sulle 3 sezioni. Una prima sezione dedicata ai documenti generali dell'apprendista, e quindi la presentazione dell'apprendista da un punto di vista del suo piano
formativa individuale, del suo curriculum vitae, altri documenti amministrativi ove necessari, ad esempio se siamo dentro un profilo di certificazione di una disabilità di apprendimento, di una disabilità, il livello di disabilità, se ad esempio con le nuove normative nazionali, faccio riferimento in particolare al DLG 66, se l'apprendista è in un percorso di adozione di un progetto individuale, quindi un progetto di vita e così via, e soprattutto inserire il contratto di assunzione. Quindi diciamo, come ben sapete, l'esperienza apprendistato è regolata in termini contrattualistici. La sezione B, relativa alla valutazione intermedia finale, è quella che dal nostro punto di vista, diciamo, ha un interesse congruente rispetto al percorso che stiamo proponendo, è quella relativa alle valutazioni delle competenze acquisite in apprendistato, dei risultati di apprendimento coerenti con il profilo di studio. Le valutazioni sono intermedie e finali nel modello nazionale, si può aggiungere, per aggiungere elementi di qualità al dossier, ulteriore documentazione cartacea e multimediale, e quindi questa operazione noi la possiamo gestire con i diari di lavoro, i portfoli, e soprattutto diciamo dare evidenze che comprovano l'acquisizione delle competenze relativamente ai prodotti e servizi realizzati in fase di stage di apprendistato. L'ultima sezione, quella che ha, diciamo, una caratteristica strettamente formale, riguarda attestazione di validazione delle competenze, ad esempio nei casi di abbandono anticipato del percorso, di interruzione, quindi noi dobbiamo garantire, diciamo, fotografando il periodo in cui ha deciso di interrompere il percorso, qual è stato diciamo, il livello di sviluppo di una o più competenze, la validazione delle competenze a conclusione dell'anno formativo e poi il certificato di competenze in esito alla valutazione dell'esame finale. Focalizziamoci sulla sezione B, risultati di apprendimento. Diciamo, questo è il format con cui il dossier individuale adotta la scheda di valutazione delle competenze. Il format è stato comunque riprodotto anche a livello di provincia autonoma di Trento, quindi diciamo su questo non faremo distinzioni, cioè non richiameremo la vostra attenzione sui punti di connessione e dei punti di differenza. Qui abbiamo riportato un esempio, la scheda è organizzata con una colonna relativamente alle competenze che deve comunque richiamare la sezione 4.2 del piano formativo individuale, e una seconda colonna in cui vengono richiamate le modalità di accertamento o le evidenze a supporto, in questo caso evidenza a supporto e modalità di accertamento sono utilizzati come sinonimi, e parliamo di colloquio tecnico, osservazione on the job, prova prestazionale simulata individuale, prova prestazionale simulata di gruppo, project work, peer review e altro, diciamo, che si può specificare di volta in volta, la scala di valutazione relativamente al periodo intermedio e la scala di valutazione relativamente al periodo finale, che esprime in un certo senso in termini sommativi l'esito del percorso. È interessante dare uno sguardo ai 4 livelli della scala. Quando diciamo noi parliamo di livello A parliamo di competenza non agita, quando parliamo di livello B competenza agita in modo parziale, quando parliamo di livello C competenza agita a livello adeguato, quando parliamo di livello D competenza agita a livello esperto. Come potete vedere, qui abbiamo riportato una serie di esempi di, diciamo, compilazione della prima colonna, e qui siamo in ambito di attività di viticoltura, e ci stiamo focalizzando sull'ambito della potatura, e abbiamo articolato 5 competenze di potatura espressi in questi termini qui: decidere la quantità di uva in base alla varietà dell'uva stessa, lasciare un carico di gemme diverso in base alla varietà della pianta che stiamo trattando, mantenere la pianta giovane, evitare malattie fungine a causa di tagli non corretti, mantenere la forma della pianta tenendo conto di alcuni parametri. Questo, diciamo, non entriamo nel merito specifico dell'elenco di competenze,
entriamo nel merito dei risultati di apprendimento, queste competenze possono essere estese, perfezionate, eccetera, eccetera, e devono pescare sempre in una regola generale. Che cosa vuol dire una potatura fatta a regola d'arte? Quindi chi può esplorare la lista delle competenze sono gli esperti di quel settore, anche aiutandosi, diciamo, dalla documentazione ufficiale a livello nazionale, a livello provinciale. Quindi io per ognuna di queste competenze le posso, come dire, sommare su più quadri e farli corrispondere a ciascuna di queste valutazioni. Posso fare lo stesso, ad esempio, se mi sposto dall'ambito della viticoltura all'ambito meccanico. In questo caso, diciamo, con i tutor aziendali, l'istituzione formativa individua 3 competenze fondamentali. La prima è misurare e controllare la dimensione dei pezzi meccanici, la seconda è controllare le caratteristiche tecniche dei pezzi meccanici, la terza è lavorare in autonomia. Quindi io posso, come dire, per ciascuna di queste competenze, con a disposizione la scala, fare una valutazione intermedia e poi una valutazione sommativa che mi permette di capire qual è, diciamo, il livello di competenza raggiunto nell'ambito del percorso duale. Nel contesto della provincia autonoma di Trento sono state inserite 3 integrazioni al dossier individuali e nella fattispecie si tratta di relazioni di automonitoraggio, una relazione iniziale, una relazione intermedia, una relazione finale. Verosimilmente, diciamo, questi 3 documenti si inseriscono e vanno ad arricchire la sezione B del dossier individuale, strutturando in questi termini. Scusate, strutturato in questi, diciamo, in questo flusso di lavoro che vi ho rappresentato in questa pagina. Nelle prossime 3 pagine vi presenterò in termini molto essenziali gli elementi che caratterizzano ciascuna sezione, cercando anche di cogliere quali sono diciamo, le specificità e i punti di connessione. Per quanto riguarda la relazione di automonitoraggio iniziale, essa contiene informazioni relativamente all'istituzione formativa, l'annualità di riferimento del percorso duale, il numero di apprendisti coinvolti nel percorso duale, la data di inizio e di fine del contratto di apprendistato, la modalità di gestione del percorso duale, informazioni sull'apprendista e l'impresa, ragione sociale, organizzazione, eccetera, e una serie di descrizioni molto interessanti relativamente a come è stato promosso il percorso di formazione duale all'interno dell'istituzione formativa, come è stata selezionata l'impresa, come è stato definito un protocollo di intesa tra l'istituzione formativa e l'impresa, informazioni relative al piano formativo individuale e al contratto, che cosa caratterizza l'organizzazione dell'impresa, cioè da che cosa è caratterizzata l'impresa da un punto di vista organizzativo, e le eventuali interruzioni del contratto, come si diceva quando abbiamo parlato della sezione C del dossier individuale. La seconda relazione di automonitoraggio intermedio, è fondamentalmente focalizzata sulla valutazione degli apprendimenti. Vengono riproposte una serie di informazioni relativamente al contesto di attuazione del percorso duale, quindi diciamo, l'istituzione promotrice del percorso duale, in questo caso l'istituzione formativa, l'annualità di riferimento, il numero di apprendisti coinvolti e le modalità di attuazione. Poi, diciamo, parte l'attenzione dedicata alla valutazione degli apprendimenti, articolata in 3, diciamo, voci: la modalità di valutazione che sono adottate, chi esprime la valutazione, in questo caso i 2 attori, istituzione formativa e impresa, e un richiamo al dossier individuale. La cosa interessante, diciamo, di questa parte qui, di questa seconda sezione, è il fatto che diciamo, per ogni voce vengono richiamate 3 sottovoci: le problematiche riscontrate, le soluzioni adottate e, diciamo, gli esiti ottenuti. Un'altra sezione strettamente connessa al tema della valutazione è l'utilizzo degli strumenti e delle metodologie a supporto del percorso, e qui, diciamo, abbiamo
diciamo, abbiamo strumenti di carattere formale, in questo caso diciamo la scheda di valutazione, cioè la pagella, il registro che adotta la scuola, il registro che adotta l'impresa, e poi diciamo ci sono due strumenti di valutazione formativa, più di carattere qualitativo, più a supporto della riflessione, della descrizione, della narrazione dell'esperienza, della concettualizzazione dell'esperienza, che sono il portfolio e il diario, gli esiti e sempre l'eventuale interruzione. Andiamo invece alla relazione di automonitoraggio finale. La struttura richiama quella del monitoraggio intermedio, quindi diciamo c'è una parte, chiamiamo così, una parte che si va a una parte fatta di sottosezioni che si va a sovrapporre alla struttura della relazione del monitoraggio intermedio, in cui troviamo sempre il richiamo ad informazioni relative all'istituzione formativa, all'annualità, alla valutazione degli apprendimenti, gli strumenti e le metodologie a supporto del percorso tutoriale, l'eventuale interruzione, più gli esiti relativi all'esame. Cosa vuol dire gli esiti relativi all'esame? Sono esiti di carattere, diciamo, più comprensivo, collettivo, quindi il numero di ammessi e di non ammessi all'esame finale. E poi una cosa interessante, che ho trovato molto interessante, che è molto interessante nella scelta, diciamo, degli estensori della scheda, sono i rapporti di lavoro, cioè se l'esperienza duale ha prodotto su un piano individuale una prosecuzione, una proroga, un'assunzione, un rientro, come dicevo, nella propria azienda, o addirittura o diciamo un'apertura di una propria attività sulla scorta dell'esperienza realizzata in azienda. Quindi diciamo noi abbiamo degli esiti relativi all'esame in termini quantitativi, collettivi, sommativi, numero di ammessi e non ammessi, e poi abbiamo degli esiti molto interessanti relativamente al rapporto di lavoro. Diciamo, questi esiti si replicano, l'istruzione contenuta in questa parte della scheda di automonitoraggio finale, per il numero di apprendisti coinvolti nel percorso di apprendistato. Quindi diciamo questi esiti si caratterizzano in termini qualitativi e riguardano la prosecuzione, l'assunzione, il rientro, l'apertura di una propria attività, la continuazione della formazione in termini di esperienze di lavoro all'estero, la prosecuzione degli studi, ad esempio verso il quinto anno, la possibilità di entrare in azienda, proseguire gli studi, quindi conciliare la possibilità di proseguire gli studi, ma nello stesso tempo di acquisire certificazione di competenze professionali specifiche di quel settore e così via. Volevo, diciamo, sottolineare in quest'ultimo passaggio due punti di attenzione. Il primo riguarda il concetto di evidenza e modalità di accertamento, il secondo riguarda la corrispondenza tra competenze ed evidenze. Cioè, se io dovessi fare un restyling, un'ottimizzazione delle parti strettamente legate al tema della valutazione del dossier individuale, che potrebbero avere delle ricadute anche sulle integrazioni assunte nell'ambito della provincia autonoma di Trento, farei diciamo questo tipo di operazione. Se noi andiamo diciamo, a richiamare la nostra attenzione sulla scheda di valutazione, innanzitutto diciamo, sostituirei evidenze a supporto, modalità di accertamento con strumenti di valutazione. Diciamo, in termini metodologici, strettamente tecnici, strettamente valutativi, il colloquio tecnico di osservazione on the job, la prova prestazionale, individuale o di gruppo, il project work sono considerati strumenti di valutazione piuttosto che evidenze. Invece io tratterei le evidenze all'interno di un diario di lavoro, di un portfolio, di un in-portfolio, ponendomi diciamo, le seguenti domande di progettazione. No? Che cosa rende evidente il decidere la quantità di uve in base alla varietà? Che cosa rende evidente lasciare un carico di gemme diverso in base alla varietà, il terreno, le condizioni atmosferiche, eccetera, eccetera. Quindi come fare a descrivere un prodotto realizzato o un servizio realizzato
strettamente relativo alla competenza in oggetto, come indurre la riflessione relativamente a quella competenza. Quindi, diciamo così, le evidenze sono i prodotti e i servizi che sono strettamente concurrenti alla competenza oggetto di apprendimento, oggetto di valutazione, e quindi diciamo l'idea è: se io acquisisco prove in termini di prodotti e servizi realizzati, chiedo una descrizione dell'esperienza di apprendimento, chiedo una riflessione, chiedo una concettualizzazione dell'esperienza di apprendimento in azienda. Da lì posso dedurre diciamo la qualità e il livello di sviluppo, il livello di crescita di una competenza specifica. Quindi noi crediamo che in fase di progettazione, se volete in sede di piano formativo individuale, un lavoro importante debba essere fatto nel creare delle corrispondenze tra la competenza, le competenze e le evidenze, diciamo, che sono a supporto dello sviluppo e della crescita di quelle competenze specifiche. Qui l'esempio rimanda, come è chiaramente visibile, all'ambito della potatura. La potatura è stata declinata in termini di competenze, l'allieva inizia il suo percorso duale. Abbiamo bisogno di andare a raccogliere evidenze che ci dicono qualcosa rispetto a come quell'esercizio di competenza e quel risultato di competenza è stato raggiunto. Un modo interessante, qualitativo, formativamente interessante è quello di adottare dei diari di lavoro. L'evoluzione dei diari di lavoro sono i portfoli, l'evoluzione dei portfoli sono i portfoli digitali o i portfoli. Indipendentemente dal template e dallo strumento specifico, chi progetta, diciamo, la valutazione del percorso duale, quindi dell'apprendimento in percorso duale, deve porsi una serie di domande. Che cosa rende evidente la competenza 1 piuttosto che la competenza 2? Come chiediamo all'allievo di descrivere la sua esperienza di apprendimento relativamente a quella competenza o quell'ambito, e come, diciamo, possiamo indurre una riflessione attraverso domande, aiuti, categorie, che possa permettere all'allievo di fissare quella competenza subito dopo, diciamo, l'esperienza o durante l'esperienza di formazione duale. Io vi ringrazio molto per aver seguito questo video, e per saperne di più su altri contenuti del progetto vi invito a visitare il sito web www.futureskillsfortrainer.eu. Vi auguro buona giornata.